Il vero maestro spirituale non agisce mai solo sul livello emozionale, ma si concentra sull'evoluzione dell'io. Ogni sua parola non è il conforto dell'ego inferiore, ma è il potenziamento dell'io cosciente. Che cos'è l'io cosciente? L'io o io superiore è il principio divino individuale nell'uomo, la scintilla spirituale eterna che proviene dal mondo soprasensibile, che dà identità, autocoscienza, direzione nella vita interiore. Non è un'emozione, non è la personalità, non è l'ego psicologico, è il nucleo eterno dell'essere umano, l'unica parte capace di evolversi consapevolmente e capace di trasformare i tre nuclei inferiori, corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale. È ciò che porta ordine nel corpo astrale, disciplina l'eterico, domina l'impulso istintivo, accende la coscienza morale, permette di dire io, riferendosi a se stessi come centro spirituale unico. Il più delle volte le persone non hanno bisogno subito di un lavoro spirituale, perché ancora non sono pronte ad affrontarlo, in quanto il comparto emozionale è disequilibrato e dominante, in quanto acerbe interiormente. Era ciò che veniva fatto anticamente con un dogma rigido religioso, per dare ordine al sentimento. Però in quest'epoca il lavoro si è spostato attraverso il filtro dell'intelletto. Adesso si cerca con la psicologia di risolvere problematiche emozionali attraverso l'uso della mente. Una persona che è acerba interiormente risuonerà meglio con fantomatici maestri che si confrontano con loro più come psicologi che come maestri spirituali. Ecco perché vediamo spuntare maestri di tutti i tipi, perché la maggior parte delle persone non può affrontare un lavoro spirituale vero e si affida a maestri che sono più psicologi che maestri spirituali veri. Bisogna adesso diffidare della parola maestro, data a chi fa prettamente un lavoro emozionale e psicologico. I veri maestri spirituali lavorano in altri campi, che sarà lo step successivo al riequilibrio emozionale. È lì che la figura dello psicologo moderno prende un ruolo importante. La psicologia esiste, è una scienza che ha un ruolo specifico. Una persona che studia lo spirito deve riuscire a guardare nella realtà che lo circonda il positivo, anche nell'evoluzione scientifica, in uno stato di coscienza ottenebrato dallo stato emozionale. Per poter sciogliere determinate resistenze ci può essere bisogno di un lavoro psicologico, prettamente psicologico. Determinate resistenze si sciolgono a volte anche solo esprimendole ad una persona che ha un ascolto attivo. L'ascolto attivo è la prima prerogativa di un buon psicologo, forse la parte più importante. Lo psicologo deve possedere per nascita e volontà un'empatia innata, un'empatia potente, un ego equilibrato, un ego a servizio della persona analizzata. Durante la seduta, l'ego dello psicologo deve tacere, deve abbassare la sua influenza, mentre l'empatia e l'ascolto attivo lavorano durante la consulta. Uno psicologo vero e completo associa all'ascolto un lavoro manuale, un lavoro artistico, un lavoro fisico, un lavoro immaginativo oltre che dialettico. Con queste prerogative che possono essere approfondite, uno psicologo di questo tipo assume un ruolo molto più importante di un cosiddetto maestro spirituale. Lo psicologo non deve essere solo uno scambio di parole o un'analisi fredda e sterile. Ci deve essere un lavoro e un rapporto profondo di riorganizzazione emozionale, psicologica della persona analizzata, perché può capitare molte volte che alcune persone non riescano a esprimere a parole quello che hanno dentro. Lo psicologo deve essere in grado di riconoscere quando è il momento di intervenire con un lavoro diverso, che non sia il lavoro prettamente dialettico. Può essere più efficace un lavoro manuale, un lavoro di scrittura, un lavoro di immaginazione, un lavoro artistico, un lavoro musicale, o anche solo uno sfogo fisico-sportivo. Ci sono molti metodi atti a riorganizzare l'aspetto emozionale e psicologico di una persona. Quando agiamo con volontà, durante un'attività fatta per risolvere un problema emozionale o psicologico, con l'obiettivo di
trasformare il suo impatto in noi in una forma diversa, le resistenze che abbiamo iniziano a sciogliersi. Ecco perché l'empatia dello psicologo deve riconoscere quale attività è meglio per la persona analizzata. Quando comunichiamo all'esterno alcune resistenze emozionali psicologiche, è già in atto un lavoro terapeutico. L'uomo o la donna manifesta all'esterno, ordinando di per sé il caos accumulato dai sensi del suo mondo emozionale. Lo psicologo, anche solo nel suo ascolto attivo, sta compiendo un'opera di riequilibrio emozionale della persona analizzata. L'individuo che ha trasformato le emozioni in energia attiva e costruttiva avrà in maniera parallela lavorato sulla sua volontà. Quando si compie questo tipo di lavoro, è il nostro io che agisce e riorganizza il nostro corpo. L'io inizia il suo respiro interiore e apre nuove prospettive nella persona. Il costrutto emozionale meno dominante lascia finalmente agire l'io. Questa apertura può condurre e indirizzare la persona verso un lavoro più sottile e spirituale. Entra in gioco una curiosità naturale, desiderio puro di nutrirsi di energie più profonde, più luminose, e l'io che agisce per rendere più vitale il nostro corpo. Quando sarà il momento, la guida spirituale arriva in maniera naturale, perché la risonanza con il nostro io fa sì che una determinata conoscenza arrivi a potenziare il comparto della coscienza, a potenziare l'io cosciente. È come il cibo: quando è il momento, l'io attirerà a sé il suo nutrimento adatto per quella persona specifica. Naturalmente ricerca un potenziamento attraverso una volontà purificata per poter illuminare, vivificare corpo e mente. È un percorso molto naturale, è del tutto natura, è un percorso che già il nostro sé interiore vuole compiere, ma è stato sempre frenato dal comparto istintivo ed emozionale, ostacolato da determinate forze che agiscono appunto sulle nostre emozioni, nella nostra mente. È come quando siamo più maturi e possiamo assimilare concetti intellettuali con più facilità, o come quando siamo allenati possiamo sollevare un peso maggiore. Ugualmente l'io poco a poco assimila conoscenze per potenziarsi, per rendersi più cosciente. Può assimilare conoscenze interiori ed esteriori, intuitive o confermate negli studi, confermate dall'anima, non dalle emozioni. È una conferma profonda, quindi bisogna riconoscere quando è il momento per una cosa o per l'altra. Se di un aiuto psicologico nel vero senso, se di uno sfogo fisico e centramento dell'energia, o se di un lavoro più profondo, più intimo, più interiore. Il più delle volte è un processo in sequenza, perché fa parte del percorso evolutivo dell'essere umano. Figlio mio, chi ascolta deve comprendere e, per così dire, respirare insieme a chi parla e avere un udito più pronto della voce di colui che parla. مرحب يلي تسمع فينا مرحب يلي تسمع فينا يا معجب قول غناوينا يا معجب قول سهارينا نبضى عن فن بوادينا نحكي لك نقطة مهمة نحكي لك نقطة مهمة نحكي لك نقطة مهمة نحكي لك نقطة مهمة نقطة بالضابط والرابط شاعر ما نعرفش نلابط فنانين الفن الهابط